Oggi Tommaso ci racconta la notte in cui un cuscinetto rotto e un caffè in autogrill gli hanno cambiato la vita per sempre. Aveva 32 anni, un matrimonio di 12 e una moglie che gli aveva scritto "Dormo, amore" un'ora prima. Quello che ha visto attraverso quella vetrata è solo l'inizio. Il vero colpo arriva dopo, ed è dentro un telefono vecchio, e non è quello che pensate. Tommaso si è messo a nudo per raccontarci tutto, anche gli sbagli. Se vuoi aiutarmi a portare qui altre storie con questo coraggio, lascia un like, a te costa un secondo, per noi vale moltissimo. Alle 3 di notte ero seduto in macchina sotto casa mia, con le chiavi strette nel pugno e il motore spento. Il portone era a 10 metri. Non riuscivo a farli. Al secondo piano, la finestra della nostra camera era buia e dietro quella finestra dormiva mia moglie. O forse non dormiva. Non sapevo più niente di lei. Sapevo solo quello che avevo visto un'ora prima, con i miei occhi, e avrei dato 10 anni di vita per non averlo visto. Restai lì fino all'alba, a guardare il portone come si guarda una macchina che non sai da dove cominciare a smontare. Mi chiamo Tommaso, ho 32 anni. Faccio il manutentore meccanico in una cartiera in provincia di Lucca. Da 14 anni entro nello stesso capannone che sa di cellulosa bagnata e olio caldo. Il mio lavoro è semplice da spiegare. Quando la macchina continua si ferma, la fabbrica perde soldi ogni minuto e io devo capire dove si è rotta prima di chiunque altro. Sono bravo. Con le mani ho sempre aggiustato tutto. Pensavo, in fondo, che valesse anche per il resto della vita. Elena l'avevo conosciuta a 17 anni, alla festa del paese, sposati a 20, contro il parere di mezzo mondo. 12 anni di matrimonio. Lei lavorava in un negozio di fiori, a Lucca, dentro le mura, e quando tornava a casa aveva le mani che profumavano di gambi tagliati e acqua fresca. Era bella in un modo che faceva girare la gente per strada. E io non mi ero mai spiegato fino in fondo perché avesse scelto me. Figli non ne avevamo. Scelta sua. Me l'aveva detto presto, seria, tenendomi le mani. Non fa per me, Tommaso. Non chiedermelo mai come se fosse un difetto. Io un figlio lo volevo tanto, ma volevo di più lei. Così avevo imparato a non chiederlo e a cambiare canale quando passava una pubblicità con dei bambini. I segnali c'erano stati, ovvio. Adesso li vedo tutti, in fila come lampioni. Il telefono sempre a faccia in giù sul tavolo della cucina. La palestra 2 sere a settimana, poi 3. Gli inventari al negozio che finivano sempre più tardi. Un profumo nuovo, più adulto, che non le avevo regalato io. E quella gentilezza strana, distratta, di chi ti tratta bene perché ha smesso di litigare con te. Uno che fa i turni di notte impara a dormire di giorno e a fidarsi al buio. Io mi fidavo. La notte del 22 febbraio ero al turno. Verso 00:30 si spacca un cuscinetto del gruppo essiccatori e il ricambio da noi non c'è. C'è nello stabilimento gemello, vicino a Pistoia. Il capoturno mi guarda. Tommaso, prendi il furgone. Autostrada vuota. Nebbia bassa sui campi. Al ritorno, verso le 2, mi fermo all'area di servizio sulla Firenze Mare per un caffè, perché mi si chiudevano gli occhi. L'ho vista dal piazzale attraverso la vetrata illuminata. Prima ho visto la macchina. In realtà, la sua 500 rossa con l'adesivo della Margherita sul lunotto, parcheggiata storta come la parcheggia solo lei. Ho pensato a un errore, a una coincidenza idiota. Poi ho alzato gli occhi. Elena era al bancone, in piedi, con il cappotto blu, quello buono, quello dei battesimi e dei funerali. Rideva. Accanto a lei
c'era un uomo sui 45 anni, alto, camicia bianca sotto il giaccone. E mentre lei rideva, ho visto la sua mano che le sistemava una ciocca di capelli dietro l'orecchio. Un gesto piccolo, un gesto da 12 anni di matrimonio. Mia moglie doveva essere a letto, a 40 chilometri da lì. Le avevo scritto a mezzanotte: notte lunga, la macchina è giù. Mi aveva risposto con un cuore: dormo, amore, fai piano quando rientri. Non sono entrato. Ancora oggi non so perché. Sono rimasto nel piazzale col cuscinetto nuovo sul sedile del passeggero e il fiato che appannava il parabrezza. Poi sono tornato in fabbrica. Ho montato il ricambio. Ho riavviato la linea. Le mani facevano il loro lavoro da sole, senza di me. Alle 7 sono rientrato a casa. Lei dormiva davvero adesso? Ha aperto un occhio. Com'è andata la notte? Lunga, ho detto. Ed era vero. Per 3 giorni non ho detto niente. Non ne vado fiero di quei 3 giorni. Sono diventato uno che non ero. Le controllavo il telefono mentre era in doccia, col cuore che batteva nelle orecchie. Non trovavo nulla. Puliva tutto, ogni sera, come si pulisce un bancone a fine giornata. Una sera l'ho seguita fino al negozio con la macchina di mio cugino, spegnendo i fari a 50 metri, come nei film brutti. Ho ricominciato a fumare dopo 6 anni. Riscaldavo la stessa tazza di caffè 4 volte senza berla. Il sabato mattina, in cucina, ho messo le chiavi sul tavolo e ho detto solo: martedì notte, l'area di servizio sulla Firenze Mare. Lei era di spalle, davanti al lavello. Ho visto le sue spalle fermarsi, l'acqua che continuava a scorrere. Non so di cosa parli. Il cappotto blu, la tua macchina parcheggiata storta, lui che ti sistemava i capelli. Silenzio lungo. Poi ha chiuso l'acqua e si è girata. Ed era già un'altra donna. Si chiama Valerio. È il titolare del negozio. Sono mesi. Non volevo, Tommaso. È successo? È successo, ho ripetuto. Come la pioggia. Ho urlato quella mattina. Ho tirato una sedia contro il muro e ho spaccato l'anta della credenza che aveva montato mio nonno. Non ne vado fiero, l'ho già detto. Lei piangeva, diceva che era sola, che io ero sempre in turno, che il negozio era il suo unico mondo e lui in quel mondo c'era, tutti i giorni. Poi ha detto la frase che dicono tutti: dammi la possibilità di rimediare. E io gliel'ho data. Questa è la parte che faccio più fatica a raccontare, perché un uomo, dalle mie parti, o sbatte la porta o non è un uomo. Invece, io volevo aggiustare. È il mio mestiere, aggiustare. Lei lasciò il negozio da un giorno all'altro. Trovò lavoro in un vivaio fuori città. Cancellò il numero davanti a me. Andammo perfino da una consulente di coppia a Montecatini, io con le unghie ancora nere di grasso e le mani in grembo. Per 2 mesi ci provammo davvero. Cene, camminate sulle mura, qualche risata vera. La notte, però, quando lei dormiva, io fissavo il soffitto e mi chiedevo da quanto. Da quanto tempo? Le avevo chiesto. Da poco? Aveva giurato. Pochi mesi. Alle famiglie non dicemmo niente, all'inizio. Ma mia madre, alla cena della domenica, mi vide riempire il piatto senza mangiare e mi seguì in cortile. Tommaso, io ti ho fatto. Non raccontarmi le bugie con la faccia. Non le risposi. La madre di Elena, invece, sapeva. L'ho capito dopo, da un mezzo discorso, le settimane al mare con la mamma dell'estate prima. Sapeva, e intanto apparecchiava per me a Pasqua. Anche questo ho dovuto mandarlo giù, a modo mio. Oggi la saluto e basta.
Poi arrivò aprile e con aprile il telefono vecchio. Elena voleva venderlo per prendersi il modello nuovo. Tu che sei capace, mi recuperi le foto? Si affidava a me così, per le cose pratiche, come si affida a un motore. Una domenica pomeriggio, da solo in casa, collegai il telefono al computer per il trasferimento. In mezzo alle cartelle c'era un backup delle chat. Non cercavo niente, lo giuro. O forse cercavo tutto. La chat con Valerio partiva da 14 mesi prima, non pochi mesi, 14. 14 mesi di buongiorno e buonanotte, di alberghi a Viareggio, di manca poco. Lessi per un'ora in piedi, senza mai sedermi, e poi arrivai al messaggio che mi ha spezzato in due, molto più della notte dell'autogrill. Lui le chiedeva, scherzando, se si vedeva mai con un bambino in braccio. E lei? Con te sì, con te lo vorrei, un figlio. Con Tommaso non l'ho mai voluto davvero. Non era la vita che non volevo, era quella vita lì. Ho letto quella frase e ho sentito 12 anni riscriversi da soli, tutti insieme. Tutte le volte che avevo cambiato canale sulle pubblicità dei pannolini. Tutte le volte che avevo detto ai miei «non fa per noi», sorridendo, per proteggerla. Non era che non voleva figli. Non voleva figli miei. Non voleva me. Quando tornò quella sera, il telefono era sul tavolo, acceso, aperto su quel messaggio. Non urlai, non tirai sedie, dissi piano. Il tradimento magari l'avrei perdonato, ma tu mi hai fatto vivere 12 anni dentro una bugia sulla mia stessa vita. Lei si sedette, bianca, e disse l'unica cosa onesta di tutta questa storia. Non so nemmeno io quando ho cominciato a mentirti. Presi una borsa e uscii. Toccai il fondo in un parcheggio, quello della cartiera, per l'esattezza. Per una settimana dissi a tutti che stavo da mio cugino e invece ho dormito nel parcheggio della cartiera, dentro la macchina, con la tuta da lavoro come coperta, perché in quella casa non riuscivo a stare e da mio cugino avrei dovuto parlare. Bevevo birra calda e mi lavavo negli spogliatoi prima del turno. Una mattina, alle 5, Renato, il collega più anziano del reparto, 58 anni e mani come tenaglie, bussò sul finestrino con 2 caffè della macchinetta. Non chiese niente. Bevemmo in silenzio, guardando il piazzale. Poi disse: «Il ferro storto non lo raddrizzi piangendo. Lo scaldi e lo batti. Ma prima devi accettare che è storto». E se ne andò a timbrare. Non è che una frase ti salva. Però quella mattina chiamai un avvocato e a fine mese firmai per la separazione. Lasciai a lei la casa da vendere, come da accordi, e mi trasferii nella vecchia casa di mio nonno, sulle colline, quella con l'intonaco caduto che nessuno voleva. Era piena di ragnatele e di attrezzi. Cominciai da lì. Ogni sera dopo il turno, un pezzo. L'impianto elettrico, le persiane, il camino. Le mani sanno aggiustare. E mentre aggiustano, tengono ferma la testa. Non fu una linea dritta, la risalita. Ci fu la notte in cui, dopo 2 bicchieri, guardai per ore le sue foto e le scrissi un messaggio lunghissimo che per fortuna non inviai. Ci fu la volta che passai davanti al negozio di fiori apposta per farmi male. Poi cancellai i social, cambiai strada e a settembre mi iscrissi a un corso serale di saldatura artistica a Pescia. Cancelli, lampade, ferro battuto. La prima cosa che ho fatto è stata una rosa di ferro, la più brutta rosa mai vista. Sta sul davanzale della cucina e non la sposto. Elena andò a vivere da Valerio dopo nemmeno 3 mesi. Ho saputo che tra loro è finita l'anno dopo, ma non ho provato la gioia che credevo. Solo una quiete stanca. Oggi
Sono passati 2 anni. Sto meglio. Non bene. Meglio. Certe domeniche la casa di mio nonno è molto silenziosa e certe pubblicità le cambio ancora. Ma ho imparato una cosa e ve la dico come la direbbe uno del mio mestiere. Puoi saldare qualsiasi rottura se il metallo è buono da tutte e due le parti. Ma se dall'altra parte il metallo non c'è mai stato, non stai saldando niente. Stai solo tenendo in mano il fuoco. E prima o poi quel fuoco ti conviene usarlo per costruire qualcos'altro. Come dice Tommaso, puoi saldare qualsiasi rottura solo se il metallo è buono da tutte e due le parti, il resto è tenere in mano il fuoco. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì!